Per troppo tempo, l'umanità ha vissuto all'ombra della scarsità. Come un'ombra che incombe, le risorse limitate del nostro pianeta hanno alimentato conflitti, disuguaglianze e un costante stato di bisogno. Questo paradigma della scarsità è profondamente radicato nella nostra psiche, come una profezia che si autoavvera, influenzando le nostre scelte economiche, politiche e sociali. Tuttavia, cari amici, questo paradigma sta per essere capovolto. Stiamo entrando in una nuova era, un'era in cui l'innovazione tecnologica, come un moderno Leonardo da Vinci, ha il potere di trasformare la scarsità in abbondanza. L'energia, il motore della civiltà moderna, è al centro di questa trasformazione. Immaginate, se volete, un mondo in cui l'energia pulita e rinnovabile non sia più un lusso per pochi, ma un diritto umano fondamentale, accessibile a tutti, come l'acqua che sgorga da una fontana. Immaginate un futuro in cui le nostre case, le nostre città, pulsanti come un cuore pulsante, e le nostre industrie siano alimentate da fonti di energia inesauribili, liberandoci dalla morsa dei combustibili fossili e dalle loro conseguenze devastanti per il pianeta, come un serpente che si libera dalla sua vecchia pelle. Questa non è un'utopia, cari ascoltatori, ma una possibilità concreta, a portata di mano, come un frutto maturo pronto per essere colto. Le tecnologie per realizzare questa visione esistono già, e in questo saggio esploreremo 3 di queste tecnologie rivoluzionarie: l'energia geotermica, la produzione di idrogeno dall'acqua di mare e i reattori nucleari a torio. L'innovazione è la forza trainante del progresso umano, il motore che ci spinge verso nuove frontiere. Nel corso della storia, le nuove tecnologie hanno rivoluzionato il nostro modo di vivere, lavorare e interagire con il mondo che ci circonda, come un artista che plasma la creta. Dall'invenzione della ruota, simbolo del progresso umano, alla scoperta dell'elettricità che ha illuminato le nostre notti, ogni passo avanti tecnologico ha ampliato i nostri orizzonti, creando nuove opportunità e migliorando la nostra qualità di vita. Oggi ci troviamo sull'orlo di una nuova rivoluzione tecnologica, una rivoluzione che promette di essere ancora più profonda di tutte quelle che l'hanno preceduta, come un'onda che si infrange sulla spiaggia. Questa rivoluzione è alimentata dalla convergenza di diverse tecnologie esponenziali, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, la biotecnologia e, naturalmente, l'energia rinnovabile, come un'orchestra che suona all'unisono. Nel campo dell'energia, le innovazioni degli ultimi anni hanno aperto la strada a un futuro di abbondanza. L'energia solare ed eolica sono ormai competitive in termini di costi rispetto ai combustibili fossili, come un duello tra gladiatori, e la loro diffusione è in costante crescita. Tuttavia, queste tecnologie da sole non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno energetico globale in continua crescita. Sotto la superficie terrestre, come un tesoro nascosto in una miniera, si cela una fonte di energia immensa e in gran parte inutilizzata: il calore geotermico. Questo calore, generato dal decadimento radioattivo all'interno del nucleo terrestre, il cuore pulsante del nostro pianeta, può essere sfruttato per produrre elettricità e calore in modo pulito e sostenibile. L'energia geotermica presenta numerosi vantaggi rispetto alle fonti di energia tradizionali. Innanzitutto, è una fonte di energia rinnovabile e sostenibile, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, come un fiume che scorre incessantemente. Inoltre, le centrali geotermiche hanno un impatto ambientale minimo rispetto alle centrali a carbone o a gas naturale, poiché non producono emissioni di gas serra, come un respiro pulito in un'aria inquinata. Nonostante i suoi vantaggi, l'energia geotermica è stata finora sfruttata solo in misura limitata. Tuttavia, i progressi tecnologici, come la perforazione profonda e le tecniche di fratturazione idraulica, strumenti sempre più raffinati, stanno rendendo possibile accedere a risorse geotermiche sempre più profonde e potenti. L'idrogeno è l'elemento più abbondante nell'universo, un mattone fondamentale del cosmo, e rappresenta una fonte di energia incredibilmente versatile e pulita.
Quando brucia, l'idrogeno produce solo acqua come sottoprodotto, rendendolo un'alternativa ideale ai combustibili fossili, come un cavaliere bianco che combatte un drago inquinante. La produzione di idrogeno dall'acqua di mare, un processo noto come elettrolisi, sta rapidamente diventando una realtà commerciale, come una nave che salpa per nuovi lidi. Grazie all'utilizzo di energia rinnovabile come quella solare ed eolica, l'elettrolisi può produrre idrogeno verde, privo di emissioni di carbonio, un dono prezioso per il nostro pianeta. L'idrogeno verde può essere utilizzato in una varietà di applicazioni, tra cui la produzione di elettricità, il trasporto e il riscaldamento. Può essere immagazzinato e trasportato facilmente, rendendolo una soluzione ideale per decarbonizzare settori difficili da elettrificare, come l'aviazione e il trasporto marittimo, come un ponte che collega due sponde lontane. Il torio è un elemento radioattivo presente in natura che ha il potenziale per rivoluzionare l'industria nucleare, come un nuovo capitolo nella storia dell'energia. I reattori a torio offrono diversi vantaggi rispetto ai tradizionali reattori a uranio, tra cui una maggiore sicurezza, una minore produzione di scorie radioattive e una maggiore resistenza alla proliferazione nucleare. I reattori a torio funzionano utilizzando il torio come combustibile per produrre calore, che viene poi utilizzato per generare elettricità, come un alchimista che trasforma la materia. A differenza dell'uranio, il torio non è fissile, il che significa che non può sostenere una reazione a catena incontrollata. Ciò rende i reattori a torio intrinsecamente più sicuri dei reattori a uranio, come una fortezza inespugnabile. Inoltre, i reattori a torio producono una quantità significativamente inferiore di scorie radioattive rispetto ai reattori a uranio e le scorie prodotte hanno un tempo di dimezzamento molto più breve. Ciò riduce drasticamente i rischi associati allo stoccaggio a lungo termine delle scorie nucleari, come chiudere un capitolo oscuro del passato.